Le intelligenze artificiali mi ruberanno il lavoro, a me, a tutti gli artisti, a tutti quelli che continuano a lavorare nel mondo artistico e niente, abbiamo chiuso i battenti, possiamo dire licenziati, cambiare lavoro, fare altre cose nella vita, probabilmente darci all'ippica, andare a zappare la terra o fare altro genere di cose. In realtà io sinceramente ho due parole da spendere al riguardo. E che cos'è un'intelligenza artificiale che sta facendo parlare, che sta creando illustrazioni fighissime. In realtà sono due in questo momento che stanno lavorando in questo senso e sono Dolly e Midjourney. Dolly funziona a pagamento e tramite una lista di attesa, mentre Midjourney è disponibile sul server di Discord a chiunque. Ma effettivamente cosa fanno? Per chi non fosse informato di quello che sta facendo veramente tremare le gambe a tutto l'ambito artistico in questo momento in ambito digitale. Io sono Picchi Hamilton, sono una illustratrice e colorista professionista, forse ancora per poco, chi lo sa, e in questo video faccio una piccola analisi di tutto questo piccolo mondo che sta veramente sconvolgendo in questi giorni il mondo degli illustratori e mi sono anche divertita a copiare uno di questi lavori generati dalle intelligenze artificiali. Allora, partiamo dall'inizio. Le intelligenze artificiali esistono da tempo. Adesso l'ultima evoluzione appunto sono queste intelligenze che effettivamente creano delle vere e proprie illustrazioni. In alcuni ambiti è anche difficile riuscire a distinguere se è realizzato da una persona oppure da un'intelligenza artificiale e questa è una cosa molto notevole. Per riuscire a comprendere una di queste io ho cercato di navigare e di scoprire un attimino come funzionano e sono andata a cercarle praticamente quella su Discord. Questa su Discord effettivamente è facile da accedervi perché ha una versione sua base in cui è possibile ottenere delle possibilità di generare delle illustrazioni gratuitamente. Qui già ci sono nel trend topic un po' di cose molto notevoli da andare a vedere. Allora, andando a vedere effettivamente tutte le caratteristiche, ad esempio questo è molto notevole come costruzione. Questo perché c'è da dire che come lavori, quando li si guarda in piccolo, sono fenomenali. Quando li si va a vedere un po' più in grande, ci mancano un po' dei pezzi. Questo perché come funziona l'intelligenza artificiale? Va a prendere le immagini attraverso il web, quindi tutte quelle immagini che sono di dominio pubblico e creando una sorta di collage. Quindi cosa succede? Che noi andiamo all'interno del prompt dei comandi, cioè diamo un comando praticamente informatico e gli diciamo devi costruirmi un'immagine a fumetto, illustrazione di fantasy ispirato allo stile di Rockwell, allo stile di Tizio, Caio e Sempronio e andando a prendere tutte le immagini che trova nel web. Questa intelligenza artificiale è stata istruita nel fare questa cosa, ovviamente, e quindi riesce a creare un'associazione di parole e idee, quindi non solo semplicemente in senso letterale, ma anche per significati fino a un certo punto, e costruisce questa immagine. È una sorta di stima media del tipo di costruzioni di immagini che si possono creare. Questa ad esempio è molto interessante, c'è anche da dirlo, però ci sono delle cose che a me spesso non convincono, cioè a me sembrano come delle bozze del concept art, ovvero di quello che è tutta la struttura del matte and painting, che adesso ci arriviamo un attimino. Questo è un discorso un po' più complesso da andare a elaborare. Cos'è il concept art e il matte painting? Diciamo che hanno una storia lunghissima, sono stati veramente soppiantati dal digitale come tecnica, come velocità di produzione. Questo perché il matte painting, ad esempio, oggi viene utilizzato con moltissime fotografie, con molti pennelli che hanno texture o hanno comunque delle trame già pronte, quindi il classico fotografia di una nuvola e copia incollata lì sopra. Si danno due spennellate e l'effetto finale molto d'impatto rende un po' l'idea e viene utilizzato molto nell'industria soprattutto dei videogiochi o comunque di tutte quelle industrie che servono diciamo delle ambientazioni di un certo tipo in poco tempo ma che devono rendere un'idea soprattutto ai programmatori, ai grafici e agli sviluppatori per riuscire a realizzare poi effettivamente quelli che sono le produzioni dei videogiochi, delle animazioni eccetera eccetera.
Tutto questo viene realizzato in pochissimo tempo, i tempi di produzione sono molto stretti, quindi non si sta lì ad essere sofisticati, basta veramente usare delle foto, cioè veramente si usano tante foto, si fa una sorta di collage, si danno quei 2 o 3 ritocchi e pronto e via, si va avanti. Ovviamente questa cosa ha generato una fandom di persone che vanno lì e sono realmente tanto appassionate a questo genere di concept art. Ci sono alcuni artisti che sono diventati famosi, come Raphael Lacoste per Assassin's Creed, è diventato particolarmente famoso, ha anche avuto diverse mostre anche in Italia per i suoi lavori, ma se si vedono i suoi lavori da vicino, in alcuni casi si vedono proprio i pixel delle foto che lei ha utilizzato e che sono troppo sgranati e in stampa si vedono, però creano un po' quell'effetto di impatto ed è quello il visual di impatto di ambientazione molto interessante. Quello che fa l'intelligenza artificiale fa praticamente la stessa cosa, più veloce, ci impiega 60 secondi a farlo. Si va qui nella server e adesso il server inizierà, sono tutte persone che stanno generando immagini, quindi inizierà a generare tutte queste immagini alla velocità della luce. Si dà un prompt di comandi, si mette ad esempio Flying and Thunderstorm Japanese Dragon e ha generato questa immagine. Si può proseguire anche in questo caso con questa ad esempio è molto di impatto, l'unica cosa è che tutte queste immagini il più delle volte non hanno una grande quantità di dettagli, non hanno una ricerca, una raffinatezza di alcune cose, molte sono fondamentalmente intuizioni. Dal mio punto di vista sono ottime per avere un'idea minimalista di un'idea, del tipo voglio creare un drago come in questo caso all'interno di una tempesta e lui mi ha risposto con questa proposta. Io la posso guardare e dire figo, lo uso come base per lavorarci, oppure dire no, non è assolutamente in linea con quello che voglio fare. C'è da aggiungere un'altra cosa, le prospettive, le impostazioni delle immagini sono molto standardizzate, ho visto ben pochi riuscire a ottenere delle prospettive, degli aspetti più interessanti, sono tutte molto frontali, tutti molto, molto kitsch, diciamocelo, sono kitsch, questo è il termine del kitsch. E quindi non c'è una ricerca stilistica dinamica. Adesso vi faccio anche vedere l'esperimento che ho fatto io proprio per rendere idea di quello che voglio dire, cioè questo è il mio esperimento, poi sentitevi liberi di commentare e di dire quello che volete perché questo è un argomento ancora controverso e forse ne parleremo per anni, però non c'è una ricerca, un'inventiva, cioè è una riproposta di cose già viste. E dici, vabbè, gran parte dell'arte è una riproposta di cose già viste, noi tutti gli artisti copiamo, tutti noi andiamo a prendere qualcosa, eccetera, eccetera, però l'artista a un certo punto, tutti noi, per quanto possiamo tentare di copiare, ci mettiamo del nostro, cerchiamo qualcosa di diverso, perché anche noi ci annoiamo di vedere le stesse cose, a un certo punto cerchiamo di fare qualcosa di diverso, qualcosa di più creativo. Ed è questo il punto. L'intelligenza artificiale andrà sempre a copiare cose già fatte, ma non creerà mai niente di nuovo ed è qui che un po' può cascare l'asino, cioè nel senso può essere molto utile per capire una moda, per capire un'idea in questo momento, un mood, cioè è un po' uno specchio della nostra società e questa è la cosa bellissima. E lo specchio qua lo sta generando adesso in questo momento, è uno specchio di quello che sono le nostre idee, le nostre associazioni e le immagini che vanno per la maggiore. Uno dei problemi grandi di queste intelligenze è che se noi mettiamo un'immagine di un medico rappresenta solo uomini, non rappresenta le donne. Se mettiamo un'immagine di un infermiere invece ci genera soltanto immagini di donne, quindi ripropone addirittura quelli che sono gli stereotipi della nostra società e i nostri problemi che abbiamo nel generare un certo tipo di immagini. Per le immagini invece molto vocative, queste sono veramente delle idee bellissime. Il problema di Midjourney è che ha ancora qualche problema con le anatomie, quindi se si è degli esordienti e si vuole imparare a disegnare, farei molta attenzione a utilizzarle perché se non si conosce bene l'anatomia, un disegno fatto male di solito si tende poi a riproporre gli stessi errori e quindi a non correggerli, ma addirittura nel momento in cui li andiamo a correggere otteniamo un disegno diverso.
Il copyright di queste immagini è gratuito, cioè è alla piena disponibilità di tutti, se non fosse che già qualcuno si è espresso sulle copyright delle immagini generate da un'intelligenza artificiale, ed è stato già stabilito da alcuni paesi, in particolare in America, che le immagini generate con l'intelligenza artificiale non hanno copyright. Quindi io provo a immaginare un editore o qualcuno che vuole realizzare delle immagini che poi vuole coprire con il diritto d'autore, la cosa potrebbe aprire degli aspetti difficili da comprendere le sfumature di questa cosa, perché se io genero un'immagine come questa, poi la lavoro, sì, la vado a lavorare, ci vado a modificare dei tratti per migliorare i dettagli del naso, degli occhi, eccetera, eccetera, e poi la voglio vendere e dire io ho il copyright su quell'immagine, fin dove effettivamente un tribunale mi potrebbe dire no, guarda, sei partita da un'immagine generata da un'intelligenza artificiale, tu non hai nessun diritto di copyright su quell'immagine, anche se ci hai lavorato sopra. E quindi qui si apre una questione molto importante. Quanti editori, grandi, publisher, eccetera, eccetera, sarebbero disposti a mettere a rischio il proprio copyright, su cui guadagnano una barca di soldi in tanti frangenti, con la prospettiva che se un'immagine è generata da un'intelligenza artificiale, questa qua non c'è nessuna rivalsa sopra. E soprattutto dov'è la sfumatura, dove quello che vado a creare io, artista, o l'editore va a creare come concept, come idea all'origine, possa dire sì, però questa cosa poi è stata una cosa che ho generato io comunque con un prompt di comandi da una descrizione, quella cosa è mia. Quindi un editore molto grosso o un autore molto grosso quanto vorrebbe rischiare di imbattersi poi in una causa legale per un'immagine di cui poi fondamentalmente non sa nemmeno se ne detiene il diritto d'autore? 1. 2. Midjourney, prendendo online da un archivio pubblico di tutte le immagini disponibili online, c'è anche l'altro problema che alcuni hanno iniziato a riconoscere, che in alcune immagini ad esempio rimangono le firme o rimangono dei tratti che sono riconoscibili alle opere originali, e quindi quanto ci vorrà che qualcuno non crea una controintelligenza artificiale nel dire sì, ma questa immagine è stata presa da questo, questo, questo e questo, e questi sarebbero ipoteticamente i detentori dei diritti d'autore. Si aprirebbero un bel po' di problemi legali per questa cosa, e parlando soprattutto di tutta la frangia di autori di alto livello, cioè di chi io ad esempio creo un personaggio molto famoso, che può essere un personaggio Marvel, Bonelli, eccetera, eccetera, so di averne dei diritti d'autore e poi uno dei miei collaboratori genera l'immagine con l'intelligenza artificiale di chi è il diritto d'autore in questo caso. Tornando a che mi sono divertita a provare comunque questo server, mi sono messa qui a cercare un po' di immagini e a lavorarci vicino. Allora, questo mi ha divertito tantissimo perché il prompt dei comandi diceva Batman kills Superman Sunset Frazetta style. Allora, di Frazetta se l'è dimenticato per strada. Sunset è l'unica cosa che è riconosciuto come valido come lavoro, quindi è stata da lì che ha generato le cose, e Batman kills Superman non ha capito proprio che cosa stava dicendo, quindi qui ci apre l'altro problema, che per generare tutta una serie di sequenze di immagini ben precise, narrative, perché parliamo di narrazione non per associazione di idee, Sunset l'ha beccato perché è un'associazione di idee, di significato, ma è solo letterale, descrittivo, ma nel momento in cui deve generare qualcosa di più narrativo, di più concettuale, si perde un po'. Ed è qui alcuni artisti hanno detto sì, è molto interessante perché ti può generare delle cose molto singolari, ad esempio la prima immagine è molto singolare e quindi dice si potrebbe anche lavorarci sopra, ma appunto io poi ci vado a lavorare sopra. Tanjiro anima style with flame e katana. Allora, ci sono le idee e questa è la cosa, della mia cosa che mi verrebbe da dire che l'idea c'è, è bella. C'è un qualcosa di un'idea e ci va bene, però poi ci devi lavorare dietro, cioè fosse un altro ragazzo, una persona che mi presenta queste bozze e dico sì, belle le bozze, allora secondo me quella che funziona meglio è la 3, mi fai l'illustrazione? Quello gli direi.
Questa è bellissima perché era in HD, non l'ho generata io, di Goku Super Saiyan, e a me mi ha fatto scompisciare dalle risate la seconda immagine in alto a destra, perché ho detto lì c'è l'idea di Goku, cioè c'è l'idea di come è Goku nella nostra mente, nella sua essenzialità, cioè è quello, è il Goku. Poi tutto il resto è Midjourney che è fatto di acidi fondamentalmente, questo lo diciamo un po' tutti. Io qui invece ho generato un'immagine di un mago stile Jace, uno dei personaggi della Wizard, e apre un altro discorso che probabilmente tutte le intelligenze artificiali non possono generare per impostazione base personaggi coperti dal diritto d'autore, quindi non li genera precisamente uguali, e qui si apre un altro discorso, e ha generato quest'idea. Dal mio punto di vista, sì, come idea base che io posso tranquillamente reperire su Pinterest, immagini simili. Pinterest c'è un algoritmo che funziona in maniera fantastica. Ok, sì, però mi dai qualche idea, ma non è che mi dai un'illustrazione su cui io posso lavorare come illustratore professionista o andarci a lavorare, anche creando un personaggio da hobbista, no? Per un personaggio D&D, io comunque ci voglio andare sopra e dico ok, però mi mancano un po' di dettagli, mi manca un po' di roba, cioè manca sempre il dettaglio, manca sempre la rifinitura di tutto questo. Questo mi ha fatto morire perché era busto di ragazze in bikini, soprattutto perché Midjourney, almeno nella versione free, non può generare immagini sexy o sensuali o in genere XXX, e quindi bisogna un po' giocare su queste cose, ma la terza immagine io la trovo meravigliosa. Cioè, io la trovo meravigliosa perché io non avrei mai pensato di fare una cosa del genere. L'intelligenza artificiale ti genera cose che una persona normale non farebbe mai se non sotto acidi o sotto droghe. E è bellissima su questa cosa qua. Cioè, questo potrebbe essere uno strumento molto interessante se vogliamo tornare all'onirico, vogliamo tornare all'informale, all'astratto. È molto molto interessante. Però ecco, non è che abbiamo illustrazioni pronte da pubblicare, finite, eccetera. Abbiamo idee fondamentalmente. Questo è il genere di concept art che si trova tantissimo e notevole. Notevole sono quelle che hanno veramente fatto tremare le gambe a gran parte degli artisti, e sì, cioè sì, perché qui non vedi se c'è un illustratore, una mano, non trovi una differenza tra un'intelligenza artificiale e una persona che lo realizza. C'è da dire una cosa, che queste illustrazioni sono un po' tutte uguali, come il concept art, quindi se si è concept artist e si lavora nel matte painting, io non lo so, questo mi farebbe venire i brividi freddi, quello sì. Però tutto quello che è al di fuori di questo come prospettiva, come un lavoro più raffinato, di lavori, di dettagli, eccetera, eccetera, siamo ben lontani, cioè questa è solo un'idea, può essere solo un'idea. Poi se un editor dice sì, però io voglio un'ambientazione che sia più Istanbul, che sia più steampunk, che ci siano i caminetti, che le nuvole siano rosee e non bianche e che il cielo deve essere verde e non azzurro, posso assicurare che mi è capitato anche a me questo genere di lavoro. Già qui ti serve un illustratore, perché l'intelligenza artificiale non prende un'immagine e te la va a modificare, dice questa immagine è bella però bisogna andarci a lavorare oltre, e qui l'illustratore continua a essere fondamentale. E qui arrivo io. Io ho preso Midjourney e ho detto voglio fare Vampirella, perché chi mi conosce è un soggetto che ho disegnato spesso, mi piace, è un personaggio molto sensuale, e qui casca il primo asino. Io non ho visto una sola immagine sensuale generata da Midjourney, quindi noi artisti che generiamo immagini da pin-up sulla sensualità e il genere vietati ai minori siamo salvi. Noi siamo salvi per il momento, perché secondo me qualcuno ha già creato un altro server con intelligenza artificiale solo per generare quel genere di immagini vietati ai minori. Però ecco, per ora forse noi artisti su quel tipo possiamo un attimo dire uff, meno male, almeno un paio d'anni ancora ce l'abbiamo di vita, di lavoro. E questa è quella che ho fatto generare. Allora, nell'insieme rende l'idea sempre, c'è un'idea di Vampirella, c'è un'idea di questo genere di lavoro, ma mancano un po' di dettagli. Cioè,
Allora, io ho generato qui su Pinterest delle immagini da vampirella, ho messo la parola vampirella e già è facile vedere la quantità di art che sono fuori dallo schema che mi ha proposto l'intelligenza artificiale. Ma per sensualità, per pose, per gesti, nel fatto che raccontano nel piccolo una scena, una storia, per stile, e quindi c'è una narrativa e alcune di queste magari non c'è nemmeno una narrativa, è magari una posa però riprodotta in un modo che l'intelligenza artificiale invece non tiene in considerazione. Perché l'intelligenza artificiale mi ripropone invece un'immagine classica da pin-up, frontale, senza nessun gesto, senza nessun racconto dietro, ma perché non sa neanche gestire le anatomie, ma non sa proprio gestire la sensualità, gestire alcuni dettagli. Allora io che ho fatto? Ho preso una di queste immagini e ho detto ci voglio fare un disegno sopra e vedere le differenze. E qui io ho copiato l'intelligenza artificiale e ho detto cosa ne viene fuori? Ta-da-da! Un po' differente. Partiamo da una cosa. Prima di tutto ho dovuto cambiare un po' di anatomie e probabilmente qualcosa non funziona lo stesso perché partendo da un'anatomia sballata è sempre complicato, mentre partire da zero, lavorare una propria anatomia è totalmente diverso. Questo è un consiglio soprattutto per gli esordienti, attenzione alle anatomie sballate, perché vi riportate dietro degli errori enormi, che non è stile, sono errori. Ok, quindi correggere degli errori significa poi fondamentalmente a un certo punto cambiare l'immagine. Se l'immagine che mi genera Midjourney è interessante perché appunto è una bozza, è come quegli schizzi che fanno, gli sketchbook che fa un disegnatore, lo schizzo è bello, è fresco, non ha anatomie, non ha regole, eccetera, eccetera, è bella per quella freschezza, però nel momento in cui prendi la bozza e la trasformi in una pagina finita, in un'illustrazione finita, cambi 8000 cose perché effettivamente lo schizzo rimane tale, è uno schizzo e anche in questo caso sono schizzi, sono bozze. E quindi quando vai a cambiare tutto, cambia tutto. Poi c'è da aggiungere che ho detto vampirella, ma non mi riproduce i dettagli del personaggio. Non mi ha riprodotto il vestito, non mi ha riprodotto i dettagli, non mi ha riprodotto praticamente niente di quello che è vampirella. E mi ha dato l'idea, i colori, le dominanti di colori. Quindi se vogliamo dire qual è una dominante di colore che vuoi associare a vampirella, è questo. Ci sta, va bene, cioè su questo appunto è un buon punto di partenza da cui ispirarsi, no? E infatti è un po' fuori anche dal mio schema questo genere di lavoro, ma io voglio anche riproporre cosa invece ci dà un'immagine come Pinterest. Questo perché? Perché poi vediamo che invece tanti artisti non usano quello schema di colore, cioè questo è di Artgerm e c'ha una sua palette sua e non è quello che mi ha riproposto l'intelligenza artificiale. Questo è di Parrillo, che tranquillamente è di Parrillo, che è un artista italiano, vediamo un po', sì, di Lucio Parrillo, che lui è italiano e lui ha questo approccio che lui lavora in tradizionale oltretutto e si vede per questo. E abbiamo anche lavori più pop, più old, più vintage, abbiamo proposte veramente diverse. Questo fa l'artista, mentre quello che farà sempre un'intelligenza artificiale è copiare una stima media del lavoro, quindi banalizzerà tutto quanto quello che è il lavoro artistico. E qui viene l'altro problema. Abbiamo il problema che molti editori a basso costo, editori che non hanno mai chiamato un illustratore, non hanno mai chiamato un fotografo, non hanno mai chiamato un grafico a lavorare, genereranno illustrazioni per i propri lavori, per gli articoli, per le copertine, per tutto quello che volete. Ma appunto parliamo già di clienti che non chiamavano un professionista per fare un lavoro. Questa cosa accade da decenni con le foto stock. Io conosco chi lavora come professionista, come fotografo e ha visto il proprio lavoro letteralmente mangiato, divorato, annullato dalle foto stock online. Non avete idea della quantità di giornali che utilizzano le foto stock. Alcune foto stock, se non avete i soldi, li potete trovare anche gratuiti, per non dire anche il grande classico delle foto recuperate da Facebook gratis, zero credits, zero tutto.
La stessa cosa accadrà anche adesso con Midjourney, probabilmente. Ci sarà tutta una frangia di lavori che verranno generati e sono già generati perché lo si è già con Canvas. Ci sono tutta una serie di tanti servizi che offrono già grafiche e illustrazioni praticamente gratuite e quindi, se non per dire che proprio rubano l'immagine dal web senza pagare l'illustratore di turno, e quindi prenderanno l'immagine e quello è già, cioè già fa parte di un processo che sta andando avanti da oltre 150 anni, anche qualcosa di più. Cosa succederà all'arte? Io francamente ci sono due aspetti, nessuno di noi lo sa, quindi continuiamo con il nostro lavoro e andiamo avanti e adattiamoci a quello che saranno le esigenze del mercato, come cambierà il mercato, come cambierà il gusto del pubblico. Cioè, se io pubblico un albo di fumetti generato da una I e vende zero e poi vendo un albo di fumetti, l'artista più famoso in Italia o in America o in Giappone mi fa il record di vendite e l'editore continuerà a chiamare l'artista, cioè saranno i lettori a decidere chi vale di più fondamentalmente. Dall'altra parte sì, potrebbe esserci una diminuzione delle paghe, questo è un altro problema che è nostro, del nostro settore, perché dici vabbè, tanto ci impieghi di meno e ti pago di meno. Ci sono dei frangenti in questo, dalla mia esperienza, ci sono editori che questo ragionamento non lo fanno, io ti chiamo perché sei bravo, soprattutto all'estero, e non mi importa che tu ci impieghi 10 minuti o ci impieghi 4 giorni, io ti pago tot cifra perché io ti considero come professionista. Il ragionamento del se ci impieghi di meno ti pago di meno è un ragionamento molto italiano, cioè l'ho trovato molto di più in Italia, non che all'estero non esista, ma in Italia la fa da padrone, con tutto che comunque appunto le intelligenze artificiali avranno un impatto tranquillamente e mettiamoci l'anima in pace, cioè fondamentalmente su questa cosa. In ultima analisi, quello di utilizzare le fotografie, le tecnologie per realizzare immagini, velocizzarsi il lavoro è una cosa che succede ormai da decenni. Io ho uno degli esempi che posso riportare è ad esempio quello di Ayazawa. Lei mi ricordo che fu notevole perché iniziò a usare le fotografie, soprattutto ai primi tempi che si riusciva a fare questa cosa con la tecnologia. Sono foto, molti dei suoi sfondi, e lei sopra ci disegna i personaggi. Questa tecnica non è nuova a nessuno, viene utilizzata da molto tempo e nessuno si è scandalizzato, almeno nella mia bolla. Addirittura sono dei lavori molto interessanti, il suo fumetto è pieno di questo, ma ad esempio in Giappone molti sfondi sono dei retini, sono prestampati, sono fotografie, ma anche qui in Occidente molti sfondi di molti fumetti sono polarizzati, sono fotografie riutilizzate con 2 o 3 pennellate per dare la sensazione che sono disegnate, ma sono foto e basta, copie incollate. È morto il mestiere dell'artista? No, è cambiato. Pro, contro, possiamo parlarne, quello è un altro discussione in cui possiamo dire è meglio, peggio, su, giù, eccetera, eccetera, però è questo che va avanti. E chi lavora nell'ambito io sento molti entusiasti perché dici io invece di farmi lo sfondo mi cerco la foto e ci disegno sopra perché ho un'idea e modifico la foto in base alle mie necessità. In più c'è un'altra cosa che io vorrei dire, qua l'ultima istanza mia riguarda proprio la storia dell'arte, il concetto l'opera d'arte non è più una questione di esecuzione, ma è l'idea che c'è dietro che lo genera l'artista. Quindi l'artista ha un prompt, non deve più eseguire l'opera d'arte e quello che varrà è proprio l'idea che l'artista ha in quel momento, no? La sua idea, non è l'esecuzione. E chi ha studiato un po' di storia dell'arte questa cosa l'avrà già capito, ha detto non è proprio nuova questa cosa qua. E qualcuno dirà Pollock, l'informale, l'orinatoio di Duchamp. Poi chi mi conosce lo sa, io lo adoro. L'orinatoio di Duchamp. Lui ha preso un orinatoio, l'ha messo dentro a una galleria, a un museo e ha detto questa è un'opera d'arte, perché vale l'idea dell'artista. Si chiama La Fontana. Addirittura la prima che venne realizzata è stata buttata nella spazzatura perché la sorella pensava che fosse spazzatura e quindi per liberare dello spazio per errore gliela buttò. E quindi Duchamp recuperò un secondo orinatoio, una seconda, la chiamò Fontana
e si chiama è un'opera d'arte presente, ad esempio questo, ce n'è una anche al Centre Pompidou di Parigi, perché c'è il concetto del è l'artista che genera l'opera e non è più l'artista che deve per forza eseguire l'opera. Dov'è l'arte effettivamente? È nell'esecuzione o nell'idea? E Duchamp l'ha portata all'estremo attraverso il ready made, cioè tutte cose che lui non faceva niente, le prendeva e le metteva dentro un museo. E qui si sono aperte discussioni enormi e io vorrei, ad esempio, proprio questa che ho davanti è firmata 1917 e poco più di un secolo fa. Torniamo agli stessi discorsi. È morta l'arte in un secolo? No. Abbiamo visto di tutto, abbiamo visto veramente una marea di cose molto interessanti, ma avete anche capito che Duchamp aveva già aperto quello che è uno scrigno di Pandora sul concetto di cosa è arte e cosa è artista, cosa effettivamente noi diamo l'idea di cosa è un'opera d'arte, chi l'attribuisce l'idea di opera d'arte, questo è un discorso lunghissimo, e effettivamente con l'intelligenza artificiale ricominciamo a porci questa domanda. Effettivamente facciamoci questa domanda un'altra volta. Lascio a voi commenti la possibilità di decidere effettivamente che cosa è arte, cosa non è arte, cosa è un'arte generata dall'intelligenza artificiale, anche se poi c'è un artista, una mente dietro che lo realizza. Scrivetemelo nei commenti, lo so, è un argomento molto spinoso, non ci sono risposte giuste o sbagliate, penso che ognuno di noi trarrà le sue conclusioni e io vi ho dato un po' tutti gli strumenti in questo senso. Se vi piacciono i miei contenuti ascoltatemi e seguitemi all'interno del canale. Se vi piace quello che faccio mi potete sostenere con un caffè attraverso una donazione PayPal oppure seguirmi attraverso il mio Patreon, dove inizierò a caricare contenuti anche esclusivi per chi volesse seguirmi su qualche approfondimento. E io non ho altro che ad aggiungere. Grazie per avermi ascoltato.